Bentornati cari amici di Centro Studi. Oggi farò un video speciale nel quale non parlerò di ecologia, non parlerò di paesaggistica, non parlerò di spiritualità o comunque delle solite tematiche che voi potete vedere con tanti contenuti in questo canale. Parlerò invece di tecnologia, anzi meglio di video. Una tematica che interessa in maniera molto particolare a tutti quelli come me che fanno video, che sono youtuber. Infatti uno dei quesiti che assilla di più la gente che fa video da proporre appunto sul social YouTube è: si può aggirare l'algoritmo e proporre nel proprio canale un video che è coperto da copyright? Ecco, questo interrogativo molti non lo trattano perché già proporre audio e musiche coperte e protette da copyright è molto difficile, lo sappiamo. Bisogna ricorrere ai siti che propongono già le colonne sonore e i brani sicuri, oppure bisogna anche pagare, oppure bisogna utilizzare propri audio, propri file. Quindi in linea di massima sembrerebbe che addirittura proporre dei video sia molto difficile. Orbene, io vi dirò invece che c'è una soluzione. Io l'ho cercata perché mi interessava mettere nel mio canale un contenuto molto particolare e dopo molti tentativi alla fine ci sono anche riuscito. Ho trovato una soluzione di compromesso. Sì, si può fare usando una metodica che vi spiegherò, ma soprattutto ci vuole un requisito speciale. Senza di questo non riuscirete ad ottenere niente. Questo requisito è la pazienza. Allora, spiego meglio. A me interessava inserire nel mio canale un video tratto dalla trasmissione che conoscerete tutti, Freedom, di Roberto Giacobbo. Ecco, e questo video, oltre a quello che io sono riuscito a manipolare, li potete trovare nei link. Allora, che cosa succede? Quello che sono riuscito a realizzare dopo molti tentativi, in pratica è un clone del video originale, un clone al 70% del contenuto. Il rimanente è costituito da scene e anche audio che io ho aggiunto. Ecco, il tutto serve, come credo abbiate capito, per ingannare l'algoritmo di YouTube. Logico però che bisogna saper utilizzare alcuni software che comunque si possono trovare in rete, i quali ci permetteranno di avanzare nel lavoro con degli step successivi. Si potrebbero verificare un paio di casi, e cioè che l'autore, il protagonista del video, cioè chi parla, abbia nel sottofondo un audio musicale che risulta libero oppure l'audio musicale che risulta protetto. Ecco, questo è un problema che si risolve abbastanza facilmente perché c'è un software che ci permette di estrapolare o la musica o il parlato, e quindi il parlato non presenterà mai problemi di copyright. La musica in questo modo però può essere cambiata a nostro piacimento. Ed eccoci qui, in questa schermata ho riassunto quello che serve assolutamente per poter realizzare questo tipo di lavoro. E la prima cosa essenziale, mi pare anche logico, disporre di un programma che copia il video originale e possibilmente con una buona risoluzione. Ecco, io tanto per darvi un'indicazione approfitto del video capture che ci offre questo sito qui e mi sono sempre trovato bene, questo lo posso dire con tranquillità. Il secondo programma quasi indispensabile è quello che si trova online, il Vocal Remover, che appunto ci serve assolutamente se
per caso nel video originale vengono utilizzate delle colonne sonore che sono protette e quindi queste vanno rimosse tenendo il parlato logicamente e sostituite con di musica free. Dopodiché mi pare anche questo che sia evidente e bisogna elaborare il tutto sfruttando un programma di editor video che offra però la possibilità di rimuovere lo sfondo dietro un soggetto. Questa è una possibilità che ormai tutti i programmi di questo tipo ci consentono, però sarebbe importante che la rimozione del fondo sia realizzata con una buona precisione, altrimenti verrebbero dietro il soggetto dei lag o dei cambiamenti di colore che sono assolutamente antiestetici. Dopodiché, come nel caso del video che ho realizzato io, sono indispensabili avere a disposizione delle scene video che sono compatibili con quello che stiamo facendo, anche tenendo presente che c'è una regola su YouTube: se nel video originale teniamo al massimo 25-30 secondi di spezzoni originali che poi vengono alternati con quelli che noi sostituiamo, questo tipo di lavoro fa sì che l'algoritmo sia messa un po' in confusione. Sì, questo è quello che accade. Poi nel caso mio anche sono stato fortunato perché avendo come soggetto il nostro Roberto Giacobbo, lui, c'è da dire una cosa, è sempre vestito allo stesso modo e quindi ho potuto sfruttare delle scene che non hanno niente a che vedere con quella del video originale, possono essere messe lì proprio per confondere le acque, diciamo così. E ora vediamo come ho realizzato il tutto. Una volta che ho copiato il video originale utilizzando il video capture che spiegavo poco fa, ho postato il risultato sia come video sia che come audio in maniera separata. Ecco, l'ho postato sulla pagina di YouTube per vedere che cosa mi avesse indicato e come possiamo vedere qui nel primo passaggio dove ho inserito l'audio, YouTube mi dice che non c'è nessun problema, quindi potevo tenere con tranquillità sia il parlato che le musiche. Il secondo passaggio è stato inserire tutto il video originale per scoprire esattamente quali sono le eventuali scene coperte da copyright, ma in questo caso era tutto il video protetto e ho cominciato quindi l'elaborazione che, come spiegavo poc'anzi, prevedeva di inserire degli elementi nel video originale come anche di togliere sostituendo con scene di tipo diverso. Ad esempio in alcuni passaggi, come vedremo più avanti, spiegherò meglio, ho utilizzato qualche cosa che fa vedere degli operatori televisivi, qualche cos'altro che prendeva lo stesso ambiente ma non faceva parte del video originale. Ripeto, no, in questo caso è la grotta di Michele Arcangelo in Puglia. Se andiamo su YouTube ce n'è tantissimo di materiale da poter sfruttare, quindi gli interni della grotta, le persone, gli altari, le sculture, tutto questo prendendo pezzi di qua e di là e inserendoli in maniera strategica nel video che stavo realizzando. E poi passo dopo passo inserivo il tutto sempre qui sulla pagina di YouTube per vedere se c'era una risposta che cambiava. Però sì, cambiava, ma molto poco, nel senso che il copyright appariva a continuazione. A un certo punto, continuando a inserire spezzoni video di natura diversa e inserire anche elementi nuovi, tipo foto, tipo anche scritte, molto importante, scritte che scorrono
nel campo visivo. Ecco, tutto questo contribuiva a un certo punto a liberare, diciamo, la situazione di prima, togliendo un po' alla volta il copyright. E qui, ecco, infatti vediamo che a un certo punto YouTube mi diceva che il video può essere utilizzato e quindi monetizzato. Non ho ottenuto questa versione, ma ne ho fatto un'altra ancora per mia sicurezza. È passato del tempo, parecchi mesi, e come vediamo il video sta andando veramente alla grande e non presenta nessun problema. E qui cerco di farvi vedere anche come è andata, osservando il tutto dalla timeline del mio programma di editor. Nella parte superiore c'è il video che ho realizzato io con tutti i tagli di spezzoni, nella parte più in basso c'è il video originale. Ecco, e proseguendo con il cursore possiamo vedere le differenze tra l'una e l'altra traccia. Sì, certo, il lavoro, ripeto, è stato certosino, ci vuole tanta pazienza, però alla fine, come abbiamo visto, i risultati pagano, danno veramente delle soddisfazioni. Ora, ovviamente, un qualche cosa del genere non è che si possa fare veramente tutti i giorni, però ecco, in quel raro caso che si può presentare la necessità di fare qualcosa di professionale utilizzando scene originali, io ve l'ho fatto vedere, questo si può fare. E dunque, come avete potuto verificare, il video che sono riuscito a realizzare, l'ho ormai messo su YouTube da parecchi mesi, ha avuto tante visualizzazioni, ho avuto anche il beneficio della monetizzazione senza nessun problema, e vediamo infatti, no? E quindi io vi dico, provate e sicuramente qualche cosa ne verrà fuori, se non altro ci si può fare una bella esperienza. E questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima occasione. Ciao!